Ciao, benvenuti nel mio canale, questo è Verso l'Alto. La nostra vita è un viaggio, un cammino, e quale modo migliore per capire questo se non camminando verso una meta? Ecco, come avrete capito anche dal titolo, oggi vi parlerò del Cammino di Santiago che ho fatto personalmente. Seguitemi per scoprire con me questa bellissima avventura. Partiamo con una piccola premessa. Che cos'è il Cammino di Santiago? È uno dei pellegrinaggi più antichi d'Europa, che ha come meta la cattedrale di Santiago de Compostela, in Galizia, lungo una rete di sentieri e percorsi che attraversano tutta l'Europa. I percorsi che conducono a Santiago de Compostela sono tanti e diversi e sono segnalati da frecce gialle e conchiglie che cominciano ad essere presenti dalla Spagna e dal Portogallo. Ufficialmente il pellegrinaggio è considerato tale se svolto a piedi, in bici o anche in cavallo. Sì, hai capito bene, c'è gente che lo fa anche in cavallo. Che goduria e che comodità! Il Cammino di Santiago è una vera e propria esperienza di vita che ti permette di staccare dalla vita quotidiana e immergerti nella parte più profonda di te stesso, facendoti condividere momenti intensi lungo questo viaggio con molte altre persone. Infatti, pensa che ogni anno ben oltre 300.000 persone arrivano nella città spagnola di Santiago de Compostela e per questo motivo, anche se partirai da solo, non ti sentirai mai solo. Il cammino di Santiago più famoso e frequentato è il cammino francese che parte da Saint-Jean-Pied-de-Port, scusate la pessima pronuncia, in Francia, ai piedi dei Pirenei ed è lungo 800 km. Assurdo, vero? Ecco, piccolo spoiler, io non li ho fatti tutti, ma solo gli ultimi 116 km partendo da Sarrià in Galizia. E adesso un bel flashback. Perché è nato questo cammino? Come dice il nome stesso, il Cammino di Santiago trae origine dalla venerazione per San Giacomo il Maggiore, figlio di Zebedeo, primo fra i 12 apostoli di Gesù ad essere stato martirizzato per la sua adesione alla fede cristiana. Intorno al 42 d.C. egli trovò infatti la morte per decapitazione su ordine dell'allora re della Giudea Erode Agrippa. Secondo una tradizione i suoi discepoli riuscirono a trafugare il corpo del santo e attraversarono tutto il Mediterraneo sino a giungere sulle coste della moderna Galizia, sbarcando esattamente presso il porto dell'attuale cittadina di Padrón, allora chiamata Iria Flavia. Da qui in poi, per gli 8 secoli successivi, si persero le tracce delle spoglie del santo, fino a quando intorno all'813 d.C. un eremita di nome Pelaio, seguendo una stella particolarmente luminosa, ritrovò il corpo. Da ciò potrebbe derivare il nome di Compostela, ossia campo della stella. Dopo il ritrovamento, il corpo venne attribuito da subito a San Giacomo e iniziarono i primi pellegrinaggi percorsi prima da sovrani e vescovi spagnoli e poi più tardi anche da volti noti qui in Italia come San Francesco d'Assisi. C'è però un piccolo problema. Purtroppo non si è certi se le reliquie conservate nella cattedrale siano tutte di San Giacomo il Maggiore o se ci siano parti dell'altro apostolo con lo stesso nome, ossia San Giacomo il Minore, sempre e entrambi apostoli di Gesù. Vi lascio un articolo molto interessante e più o meno chiarificatore a riguardo nella descrizione. Perché allora la gente si mette in cammino? Ancora oggi la figura del pellegrino, ossia colui che si mette in cammino per Santiago, è legata alla religione, essendo il suo un percorso di fede e un atto di devozione nei confronti di un luogo santo in cui si reca per chiedere una grazia o la guarigione per un congiunto malato o anche per se stesso. In passato, e chissà forse ancora oggi, capitava frequentemente che venisse anche percorso a titolo di penitenza per un peccato commesso come un omicidio o l'infedeltà alla propria vocazione. Naturalmente vi sono anche molti altri motivi come la ricerca di fraternità, condivisione, di pace e di felicità. Tra l'altro ho già fatto un video in cui parlo di felicità, di cosa essa sia. Te lo linko nella descrizione.
Molti poi sono anche le persone che si mettono in cammino semplicemente per sport, per fare un'esperienza nuova e diversa, o anche per moda. Già, il cammino sarebbe una moda, assurdo, vero? Che cammino ho fatto io e che consigli vi posso dare? Come ho accennato prima, io ho percorso solo 116 km da Sarria in Galizia a Santiago. In 5 giorni, camminando per 20-30 km, ce l'abbiamo fatta. Consigli? Beh, alzatevi prima che potete. Noi mettavamo la sveglia alle 5, sì, avete capito bene, alle 5, e dopo una piccola preghiera partivamo per le 6. Portatevi solo l'essenziale, meno pesa il vostro zaino, meglio state voi, quindi portatevi solo il necessario. Noi poi, ringraziando Dio, abbiamo beccato una settimana molto fresca, ma di sicuro vi consiglio una giacca antivento, un cappello e una bella borraccia da 1 litro. In certi tratti infatti beccare una fontana poteva essere un miracolo. E poi naturalmente tanta voglia di divertirvi, di incontrare gente da tutte le parti del mondo. Se avete infatti un inglese non troppo malvagio e voglia di conoscere nuove storie, potrete di sicuro incontrare persone provenienti da tutte le parti del mondo. Solo per dirvi, ho parlato con olandesi, ragazzi da New York e San Diego, dall'Ecuador e dall'Inghilterra. E consiglio d'obbligo: se avete abbastanza tempo, un salto a Finisterre va fatto e un tuffo nell'oceano è doveroso. E allora, dopo tutto quello che vi ho detto, io perché ho fatto il cammino e soprattutto cosa mi sono portato a casa? Beh, allora, i motivi sono tanti. Di sicuro il primo potrebbe essere semplicemente perché mi è stato proposto da un gruppo di amici senza i quali molto probabilmente non sarei andato. Avete presente poi quando avete così tanti pensieri e desideri da mettere in ordine, da chiarire, e cercate qualcosa di radicale, di forte, che possa dare una mano a mettere in ordine? Ecco, il cammino mi ha aiutato a fare spazio alla voce del Signore. Già, perché durante le giornate i momenti di silenzio non mancavano. Quanto mi ha fatto bene camminare da solo e in silenzio, ve lo consiglio. Cosa dire ancora? Di sicuro cercavo anche una vacanza diversa dal solito, da fare insieme ad altre persone con cui poter camminare, mangiare, parlare insieme. Beh, insomma, vivere in fraternità, sopportando ognuno i pesi dell'altro e allo stesso tempo potersi divertire visitando posti nuovi e assaggiando cibi diversi dal solito e molto buoni. Cosa mi porto a casa? Beh, vi risparmio la lista di 1000 pagine, però se dovessi scegliere solo 3 cose direi: imparare ad aspettare, vivere il presente e sopportare la sofferenza con gli altri. La vita alla fine è un cammino, per chi crede verso una meta o una patria da raggiungere con la grazia di Dio, ossia il paradiso, e per chi non crede un tuffo nel vuoto che termina con la morte. Beh, alla fine un punto si mette nella vita, come nel cammino alla fine si raggiunge Santiago. Ti auguro allora di poterti mettere ancora oggi in cammino alla ricerca della bellezza e della verità. Alla prossima, ciao!